Benvenuti a Casa Callas su Classic Stage TV, oggi domenica 20 febbraio. Un grazie a tutti i nostri followers, sempre numerosi su YouTube e sui social media e sulle piattaforme. In questa puntata dedicata alla voce d'angelo di Renata Tebaldi, che da poco ha festeggiato il suo centenario dalla nascita, avremo degli ospiti a dir poco strepitosi. Innanzitutto un saluto alla nostra carissima Luciana Serra, poi abbiamo ospiti che vengono dal Principato di Monaco, il maestro Stefano Visconti, e da Bergamo il maestro Francesco Micheli. E naturalmente dobbiamo dare un salutone alla nostra coppia del bel canto, il mezzosoprano Tarabunga e Stefano Secco, che sono in collegamento dal Ticino, associazione RASM Ticino, loro dalla Svizzera. Ciao a tutti, ciao, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti da tutto il mondo. Grazie ai follower che poi saluteremo uno ad uno più tardi. Grazie alla RASM Ticino che ci ha consentito di trasmettere da qui la nostra nona puntata di Casa Callas. Il tema caldo, attenzione, perché c'è la padrona di casa con qua, i due occhioni che vede che succede, si ascolta. Ecco, parleremo comunque della sua rivale, no? Certo. Non si può dire. Che dici, Andrea? Che dici? In realtà questa rivalità è stata relativa, c'è stata indubbiamente, ma anche perché entrambe le signore in causa hanno avuto i loro regni particolari di cui parleremo poi. Evidentemente una ha trionfato alla Scala, l'altra invece ha avuto più successo al Metropolitan e in tanti altri teatri. Ricordiamo che il San Carlo è stato prima della Callas, ma poi in realtà è subentrata Renata, che è stata la grande stella amatissima al San Carlo di Napoli, e così è stato al Teatro del Liceo di Barcellona, dove Renata ha debuttato nel 1954 e per 10 anni è stata incontrastata. Però ci tenevo, visto che siamo in linea, a presentare al grande pubblico, anche se non c'è bisogno di una presentazione, Luciana Serra, che è una carissima amica e mia nuova vicina di casa a Torre d'Embarra, e che io ho avuto il piacere e l'onore di sentire al suo debutto praticamente italiano alla fine degli anni 70. Lei era reduce da Teheran, dove era la stella incontrastata di quel teatro all'epoca dello Shah e di Farhad Diva, e arrivò a Trieste con un'opera di Giancarlo Menotti. Signora Serra poté fare sfoggio per la prima volta in Italia dei suoi mirabolanti sovracuti ed un'estensione che la rese famosissima, oltre ovviamente al fatto che da lì partì una carriera importantissima a livello internazionale che ha toccato i più grandi teatri. Io ricorderò sempre la sua Regina della Notte, che per me non ha in teatro in particolare avuto paragoni, ma ovviamente le sue Sonnambule, le sue Dinorah, le sue Lacmè, eccetera, 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 ma poi chiederemo a lei che ci racconti quali sono stati i momenti salienti della sua carriera. Tra i nostri ospiti Francesco Micheli, ho annunciato prima, che oltre a essere un grandissimo regista teatrale specializzato ovviamente nell'opera lirica, negli ultimi anni ha svolto un'attività di direzione artistica importantissima sia all'Opera Festival di Macerata, con spettacoli memorabili, con regie innovative, registi che spesso erano tagliati fuori dai teatri all'aperto proprio perché si pensava che questo tipo di regie fossero più adatti ai teatri al chiuso. Invece io parlo da Micheletto a Emma Dante, ma tanti altrissimi importanti colleghi di Francesco Micheli che hanno avuto sia a Macerata e ultimamente ovviamente al Festival Donizetti di Bergamo, essendo lui bergamasco giustamente, è stato consegnato a lui questo testimone, e devo dire che ha dato un nuovo impulso all'attività del festival, riprendendo l'attività in piena pandemia. Del maestro Stefano Visconti posso dire meno, perché come ho ricordato prima lui manco un po' a Monte Carlo, ma mi riprometto appena finisce la pandemia di ritornarci spesso, perché è un teatro che gode di una tradizione musicale e teatrale importantissime, con importanti prime mondiali, e vorrei citare tra tutte la Rondine di Puccini, ma soprattutto perché all'Opera Garnier, un teatro delizioso, anche recentemente sono stati fatti in piena pandemia
degli spettacoli di grande interesse dovuti alla direzione ovviamente artistica di Green Duck, e che conta soprattutto con delle masse sia orchestrale che del coro diretto dal maestro Visconti di grande rilievo e grande importanza e serissima professionalità, per cui è un grande piacere, un grande onore ovviamente averli in trasmissione. Cedo la parola ai nostri ospiti. Bene, bene, grazie a tutti, grazie a Francesco, grazie a Stefano, grazie a Andrea e grazie alla signora Serra, che veramente siamo felicissimi di avere nel nostro salotto virtuale. Allora, con un argomento così cocente per quanto riguarda il nostro salotto, qualche breve cenno sulla Renata Tebaldi, detta voce d'angelo, addirittura da Arturo Toscanini, che è stato protagonista della puntata precedente. Eh sì, è stato protagonista della puntata precedente e che con lei aveva addirittura riaperto la Scala nel 1946, dove lei appunto ha debuttato con un concerto magnifico. Ma torniamo indietro. Sì, diciamo la curiosità che lei nacque a Pesaro, ma da mamma di Langhirano, provincia di Parma, da papà pesarese. Quando era piccolina, noi non lo sapevamo, ma appunto ci siamo documentati, ha preso la poliomielite, ma è guarita completamente. A 3 anni. A 3 anni ha avuto questa cosa e è stata miracolata perché era bellissima in scena, era possente, una corporatura possente. Dopo essere guarita completamente ha proseguito gli studi al Conservatorio di Parma sotto la guida di Ettore Campogalliani, poi proseguendo al liceo musicale Gioacchino Rossini di Pesaro sotto la guida di Carmen Melis. Sì. È una notissima cantante. Sì, volevi aggiungere qualcosa? No, io volevo fare un salto in avanti. Vuoi fare? Come al solito, visto che Andrea aveva parlato di questa grande carriera newyorkese e quindi diciamo subito il soprannome che aveva Renata Tebaldi al box office del Met Opera, e cioè Miss Sold Out. Sì. Ma di soprannomi non aveva solo questo, a parte voce d'angelo, ma era nota anche per il suo favoloso velluto nella voce, il velluto Tebaldi, che la sua voce, per quanto corposa, spiccatamente da lirico spinto, aveva queste note, questo abbandono, la capacità di esprimere delle cose meravigliose con questo timbro puro, questo squillo straordinario che lei ha piegato in diverse opere. Sappiamo che ha cantato addirittura il Wagner in italiano, come si usava prima, ed è stata regina incontrastata di teatri, appunto, come ricordava Andrea, di teatri come il Teatro San Carlo di Napoli. Un particolare divertente era poi connesso al comportamento del cane, che l'aveva chiamato New, e in questo caso era il secondo cane, New 2. La vendetta? Perché era veramente intelligente, istrione, così, e nessuno sa forse che ha partecipato anche a delle produzioni al Met con lei. Ma proprio in scena? Per esempio, è stato come toy della marescialla Rosencavalier. E poi ovviamente in grembo a innumerevoli musette, non solo a lei. Quando entrava il pubblico diceva "Wow, Tebaldi's dog". Era famoso anche lui, non solo lei. Comunque lei è stata regina incontrastata al Met, ma anche al Lyric Opera di Chicago e a San Francisco per lungo tempo. Ha cantato più o meno dal 50 sino al 65. Una grande coppia faceva con Franco Corelli, soprattutto in America. Sì. Io ho parlato proprio con Corelli di questo e lui mi diceva ma io quando cantavo con Renata lei era la divina, anche se hanno detto divina della Callas, scusate, ma lei era la divina e io potevo cantare stupendamente, ma i più grandi successi li faceva lei. Miss Sold Out. Vorrei lanciare questa notizia che c'è anche un museo Tebaldi nelle scuderie della Villa Patricino di Busseto e che è molto interessante visitarlo perché ci sono ovviamente tutti i costumi, diversi diademi, gioielli di scena che lei adoperava, esposto in una maniera che farà la gioia di tutti i melomani, quindi anche dei nostri followers, eccetera, eccetera, che possono andare proprio a Busseto a visitare il museo Tebaldi. Bene, vediamo il servizio adesso.
Innanzitutto sarebbe opportuno che la nostra carissima Luciana Serra, come soprano e collega, sebbene molto più giovane ovviamente di Renata Tebaldi, ci potesse dare, per quanto riguarda ovviamente tecniche, visto che è anche un'ottima docente, e ci terrei a sottolineare che Luciana, da quando si è ritirata dalle scene, ha una quantità di allievi importantissimi. Uno di questi ha appena cantato il ruolo di Herman nella Dama di Picche al Teatro Liceo di Barcellona, la sua opinione su quello che erano le caratteristiche salienti della voce della Tebaldi. Andrea, che si può dire sulla voce della Tebaldi? La perfezione, il colore, la qualità della voce, unita a questa tecnica per cui io mi batto, la famosa tecnica del bel canto italiano, cosa si vuole? La perfezione e la divina. Divina uno e divina uno, senza far torto a nessuno. Quindi Tebaldi era la voce, e diciamo che Callas era l'interpretazione. Quindi la bellezza del suono di Tebaldi, anzi caratteristiche più moderne, e che c'è da dire d'altro? Grande donna, grande signora, che purtroppo io non ho potuto conoscere perché ero piccolina, però se uno ascolta bene c'è da imparare tanto da imparare, soprattutto sulla dolcezza, sull'emissione, il colore, non dico altro. Io mi permetterei di aggiungere anche che è stato molto sottovalutato la qualità del fraseggio e dell'accento. Sebbene l'altra, tanto per non fare nomi, avesse evidentemente nell'arco delle sue frecce una qualità di incisività teatrale rivoluzionaria, la Tebaldi però dal canto suo riusciva a dare i colori giusti, l'espressività alla frase che cantava. Cioè diciamo che la sua Mimì della Bohème ha fatto scuola. Non parliamo poi della sua Desdemona, che è un personaggio anche che spesso passa quasi come una rompiscatole noiosa. Ha saputo dare un valore incredibile a ruoli che spesso venivano, tra virgolette, sottovalutati proprio perché non hanno quelle capacità e quelle possibilità drammaturgiche che può avere una Medea piuttosto che una Norma, che evidentemente sono stati il cavallo di battaglia dell'altra. Ecco, io ci terrei tanto anche a sentire un giudizio ovviamente dal nostro Francesco Micheli, che ovviamente è un maestro di drammaturgia, regista, ma anche ha una grande esperienza come direttore teatrale. Ma dal punto di vista della memoria, considerando che stiamo vivendo un periodo molto delicato, di grandissima trasformazione e la paura che tanti tesori del passato vengano persi, io la nutro con forza, purtroppo. E infatti l'urgenza del mio lavoro è tesa proprio nel far conoscere alle nuove generazioni le perle del passato. E devo dire che è bello essere qui a pochi giorni dal 100° anniversario dalla nascita, no? 1° febbraio del 22, perché credo che davvero il nuovo secolo debba imparare ad amare e a conoscere come e più, mi viene da dire, del passato. Quindi appunto talento di partenza, perché un colore così nasce da una natura incredibile. E a proposito di natura, chi come me non ha avuto la fortuna di ascoltarla dal vivo si perde quello che le cronache ci dicono e che si intuisce dai dischi, che era una voce enorme, veramente insomma devastante, proprio anche per caratura in termini di decibel, ma un artista che interpreta la scuola italiana, e un limite che le è stato detto per esempio di cantare solo in italiano, chiaramente invece parla di una scelta precisa di campo, e la contrapposizione della Callas l'ha vinta spesso in una posizione, come dire, non favorevole, ma per i pregiudizi, perché per esempio insomma si parla sempre la voce contro l'interpretazione, però gli anni americani, cioè ci sono stati anni in cui la signora Tebaldi ha praticamente solo cantato negli Stati Uniti, e devo dire che quella è stata una grande scuola, perché insomma la Renata Tebaldi che abbiamo in mente è una donna di grandissimo fascino, e che in una terra dove il cinema è esploso in tutta la sua mirabolante potenza ha affinato le sue armi, diventando un'interprete davvero unica. E credo che perciò tutto questo lavoro noi dobbiamo farlo conoscere adesso che sono passati 100 anni dalla sua nascita. Bene, io vorrei sentire il parere del nostro maestro del coro,
del nostro amico Visconti, perché evidentemente anche da un punto di vista tecnico lui ci può dire cosa ha rappresentato la Tebaldi anche proprio negli allestimenti. Non so se lui ha avuto esperienza diretta, ma certamente il coro e la struttura di un'opera sono determinanti anche nell'approccio dei solisti nei confronti di un ruolo teatrale. Quindi effettivamente è, diciamo, abbastanza difficile per un maestro del coro intervenire, poi soprattutto dopo questi grandi esperti come la signora Serra, che saluto con grande piacere, e il caro Francesco con cui ho avuto la possibilità di lavorare un po' di anni fa. È un po' difficile semplicemente perché i maestri del coro di solito, come sappiamo, si occupano di un settore così specifico nell'opera che poi hanno un po' meno contatto con i solisti e con questi aspetti anche specifici, diciamo, del lavoro dei cantanti solisti. Ma la cosa che sicuramente si può dire è che la Tebaldi era veramente una grande diva. Quindi quello che è interessante di questa persona, secondo me, e di questa artista, è soprattutto la grande ecletticità. Io trovo che sia una cosa che si è molto persa dai solisti contemporanei, che sono sempre più specializzati soltanto in una parte del repertorio, e sempre meno si dedicano a quella che è un esercizio di elasticità vocale, mentale, musicale, che è quella la Tebaldi ha cantato Nozze di Figaro, ha fatto la Contessa e Nozze di Figaro, e poi ha cantato Wagner. Questi grandi cambiamenti di repertorio, queste grandi possibilità vocali, determinano soprattutto una grandissima intelligenza di persona, intelligenza musicale soprattutto. Sappiamo che la Tebaldi ha fatto studi pianistici, quindi era una cantante che aveva una formazione musicale ampia, non era soltanto diciamo lo strumento vocale bello che si esibiva soltanto a quel livello. C'era dietro una formazione solida che gli permetteva di affrontare con sicurezza e con padronanza grandissime zone di repertorio. Quello che è anche sicuramente interessante è l'aspetto del divismo di questa cantante, che era un divismo basato, come ha detto Francesco prima, basato molto sul fascino, sullo charme, sulla compostezza, sull'eleganza. Queste sono cose che nel periodo contemporaneo, così veloce, tutto su internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, tutto è talmente immediato nella comunicazione, molto spesso si perdono. Questo è veramente un po' un peccato. Io ho la fortuna di lavorare in un teatro come il Teatro di Monte Carlo, che è sicuramente un buon osservatorio, ecco, per diciamo, fra virgolette, le giovani dive, ecco. Poi io vorrei anche aggiungere che nel caso specifico del Teatro Liceo di Barcellona, dove veramente arrivò e ci fu un incidente con la Caniglia, perché la Caniglia era l'interprete di elezione, la cantante italiana più amata, e la Caniglia se ne ebbe molto a male, perché in quella stagione lì lei doveva cantare Tosca, la Tebaldi ebbe un grande successo cantando La Traviata, stiamo parlando del 1954, la Caniglia se ne ebbe talmente a male che cancellò e quindi fu costretta, si fa per dire, a sostituire la Caniglia, e la Tebaldi scelse proprio il Liceo di Barcellona, tra l'altro dopo la morte della mamma, per debuttare la Butterfly, la sua prima Butterfly la cantò proprio al Liceo di Barcellona.
e lì ricevette beneficenze di vario genere, e proprio in occasione dei 100 anni dalla nascita è stata fatta una mostra per un breve periodo, per tutto il mese di febbraio, per intenderci, con tutti i cartelli, le foto d'epoca, e anche grazie alla generosità del museo di Busseto, addirittura con l'esposizione di alcuni abiti, nella fattispecie di Tosca, di Bohème, di Adriana Lecouvreur e di Butterfly. Sono contento di quello che ha detto Francesco, perché in effetti nelle nuove generazioni c'è la tendenza a dimenticare i miti del nostro passato. Cioè, tu alle volte parli con dei giovani melomani che non sanno chi era Nicola Tucci piuttosto che la Stella. È importantissimo ricordare che noi abbiamo avuto una scuola e che la Tebaldi in particolare ha una qualità di espansione, e la Voce d'Angelo è veramente un limite. E tra l'altro, già che ci siamo, vorrei anche io raccontare una cosa. Il termine Voce d'Angelo in realtà è stato attribuito perché lei nel concerto inaugurale alla Scala doveva proprio fare la voce d'Angelo. Quindi quando Toscanini disse dov'è la voce d'Angelo, non era tanto riferito, poi ovviamente l'hanno operato perché effettivamente era una voce angelica, riferito perché proprio cercava l'angelo che doveva in quel momento intervenire nel concerto. Bene. Diciamo, su questo equivoco, peraltro giustificatissimo, si è tramandata la questione della voce d'angelo. Però quando Toscanini disse dov'è la voce d'angelo, in realtà cercava l'angelo, non la Tebaldi. Ti ringrazio, Andrea, di questa disanima su Voce d'Angelo, perché credo che, come tante bolli che sono stati appioppati alla signora Tebaldi, quello di Voce d'Angelo non rende giustizia a un mostruoso talento che si accompagna anche a uno studio alacre, che in buona sostanza incarna, forse in una genealogia dove la grande Luciana fa parte a pieno titolo della grande scuola italiana. Dicevo appunto che, avendo la fortuna di lavorare in un teatro che è un buon osservatorio, ecco, per la nascita di nuove stelle, nuove stelle contemporanee, nuove divine contemporanee, ecco, mi rendo conto che ecco, la differenza con queste dive del passato è fondamentalmente questa, ecco, un po' la mancanza forse dell'ecletticità, che carità non la giudico come un difetto, ma una semplice constatazione, ma al tempo stesso ritengo che per i cantanti sia, come ha detto Francesco prima, sia particolarmente importante conoscere queste figure del passato che avevano queste caratteristiche importanti, queste caratteristiche di intelligenza musicale, di grandi capacità di passare da un repertorio all'altro, di calarsi in personaggi così contrastanti. Ecco, questa è veramente una cosa estremamente interessante. È anche interessante alla fin fine anche per il mio mestiere, perché il coro, che è obbligato per forza a cantare tutti i repertori senza poterne discutere, diciamo, la scelta, ha come caratteristica, ha come caratteristica importante proprio quella che i cantanti che compongono il coro devono essere il più possibile elastici e capaci di cantare tutto e di tutto. E quindi questo è secondo me un po' la questione fondamentale che ci può trasmettere una figura come quella di Renata Tebaldi. Bello. Facciamo il primo lancio. Sì, Andrea. Il mio incontro con Renata Tebaldi risale al 1981, l'anno in cui celebrammo Beniamino Gigli ad Ancona, e Renata fu ospite d'onore. Con me cantava Daniela Dessì, Franco Giovine, altri cantanti, eravamo tutti alle prime armi, e avere questa grande artista fu una grande emozione, eravamo tutti emozionatissimi. Io la incontrai qualche giorno prima a Milano, lei mi accolse in maniera meravigliosa, come fosse una zia, baci, abbracci, era una donna molto calda, molto affettuosa, aveva un sorriso contagioso, non potevi fare a meno di sorriderle e lei ti sorrideva, ti toccava, ti abbracciava, era molto graziosa.
La Tebaldi ha rappresentato per noi quella sera e durante tutto il periodo della nostra professione la più grande cantante lirica italiana. Devo dire la verità, mia madre mi raccontava, era soprano mia madre, che all'epoca la Tebaldi era molto più valutata della Callas. La Callas aveva un altro tipo di fascino e di promozione della sua figura, la promozione in società, cosa che Renata non faceva molto. Renata era una donna molto più semplice, ci sentivamo telefonicamente. Ovviamente, sapendo che io ero amico di Corelli, gli argomenti finivano sempre con Franco, era inevitabile. Lei fu molto, molto, molto affettuosa nei miei confronti e nei confronti anche degli altri cantanti. La cosa più che mi sorprese, ovviamente lo metabolizzai più tardi, erano le urla che sentivo arrivare dalla platea, bravo, 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 ed era Renata, non potevo crederci. Mi ricordo anche quando ci consegnarono questo premio, la RAI consegnò questo premio a noi cantanti che avevamo partecipato a questa serata, la Tebaldi raccontò della sua vita, raccontò delle sue origini anconetane, per metà era anconetana, il papà suonava era primo violoncello dell'orchestra del Teatro delle Muse, la zia Maria, era titolare del Grand Hotel Passetto, le nipoti vivono ancora e gestiscono il Grand Hotel Passetto. La mia frequentazione telefonica e parzialmente fisica fu limitata, però posso dire che come donna, io l'ho conosciuta come donna, come cantante non ho avuto mai il piacere di ascoltarla, ma come donna posso dire che era una grandissima donna, una grande cantante lirica che si interessava dei giovani, mi faceva tantissime domande su come vivevamo, come vedevamo questa professione, era molto curiosa di capire l'atteggiamento dei giovani cantanti. Questo mi fu molto di aiuto nell'affrontare questa professione e posso ricordarla solo con grande affetto e con grande nostalgia, perché la Renata fu veramente una nostra zia, non era legata come tante cantanti a raccontare il suo passato, evitava, non amava molto raccontare io ho fatto questo come tanti cantanti che raccontano ore e ore tutte le loro esibizioni. Somigliava in questo modo di vita, somigliava molto a Franco. Non ha mai ostentato i suoi successi, tutti lo sapevamo, sappiamo che era Tebaldi, come sapevamo che era Corelli. Ambedue erano molto simili, ambedue non erano dei gigioni. Un bel esempio, una bella guida per i cantanti che affrontano oggi in teatro microfonati e se danno tante aree. Quindi ovviamente ricordatevi questi cantanti che erano veramente grandi cantanti d'opera, quelli i grandi divi, i grandissimi cantanti. Arrivederci. Stiamo ricevendo moltissimi commenti dai nostri followers sui vari social. Mandateci pure i vostri aneddoti sulla Tebaldi, Classic Stage TV, su Facebook, su Instagram e su TikTok e Twitter. Noi ne faremo tesoro. Grazie. Grazie. Se mi è concesso dall'illustre consesso, vorrei che è ancora possibile iscriversi al primo corso online di canto lirico, giunto alla 3ª edizione ed organizzato da Fiorenza Cedolins, del quale io mi onoro di far parte della giuria come impiccione viaggiatore e al quale consegno ben 2 premi. Il premio al video più originale, inteso proprio come produzione, e il premio al miglior interprete di operetta. Ci sono ben oltre 90.000 euro di premi in totalità, oltre 30 teatri presenti con offerte di audizioni e partecipazione ai loro spettacoli. La finale si terrà al Comunale di Bologna dal vivo, da una giuria di oltre 80 giurati, artisti, direttori di teatro, agenti, eccetera, eccetera. Fino al 18 marzo tutti i concorrenti di qualsiasi parte del mondo sono invitati a iscriversi, anche perché c'è una speciale occhio per gli interpreti latinoamericani con una serie di premi stabiliti proprio per loro. Grazie. Benissimo, bella iniziativa, Fiorenza. Bravi. Complimenti. Bravo Andrea, saluti a Fiorenza. Bene. A questo punto dovremmo anche parlare della cosiddetta rivalità tra le due dive. Penso che sia stata montata ad hoc dai giornali dell'epoca, anche perché in effetti lo scontro vero, tipo Maria Stuarda, figlia impura di Bolena, parli tu di disonore, meretrice è stata una cosa creata ad hoc. Però Andrea, in realtà che noi siamo impiccioni. Ti devo smentire perché ho un'impiccionata io.
Allora, no, si tratta di un concerto di beneficenza che fecero entrambi insieme in Brasile, esattamente il 14 settembre 1951, Callas e Tebaldi. Insieme, pensa tu. Allora, queste sono le parole della Callas, lei. che dice: a Rio de Janeiro, è la Callas che parla, avvennero i primi urti fra me e la Renata, quindi è lei che sta dicendo, quindi noi non possiamo dire che è stato tutto montato. Allora dice: noi ci incontravamo da moltissimo tempo e fummo liete di ritrovarci, almeno lo fui io sinceramente. Qua non so cosa vuole intendere. Comunque dice: accettammo di fare il concerto insieme. Adesso taglio tutto. Dice: fummo tutti d'accordo con lei di non concedere neppure un bis. È qua che è successo. Quindi ha rispettato. Ma quando venne il suo turno, cioè di Renata, terminato in mezzo agli applausi appunto l'Ave Maria dell'Otello che abbiamo già detto, famosissima, Renata attaccò con nostro grande stupore una romanza dell'Andrea Chenier e subito dopo il Vissi d'arte della Tosca. Quindi ha trissato. Allora ci restai molto male, ma diedi a quel gesto della Renata il peso che può dare al capriccio di una bambina. Gli altarini. In altre occasioni disse anche che lei, per esempio, in occasione della Norma, passò per il corridoio della Scala e non la salutò neanche. Qualche anno dopo però le disse: brava Callas, con un tono un po' astioso. Queste sono le parole di Maria, per cui non possiamo... Comunque c'è da dire anche che comunque la nostra Tebaldi mancò dal palcoscenico Scaligero, dove invece era un habitué, dal 55 al 59, proprio sembra anche per queste rivalità. Per carità, la sua carriera americana andava a gonfie vele, aveva veramente uno strepitoso successo negli Stati Uniti, ma mancò dal 54 al 59, sembra anche a causa di queste rivalità volute dai fan, non volute tra loro. Insomma, ci sono un po' di cose, un po' di episodi, noi abbiamo piccionato e ci sono un po' di episodi a riguardo. Comunque nel 59, quando lei tornò in Scala, ebbe addirittura 40 minuti di applausi la nostra Tebaldi, quindi bravissima, eccezionale. Per la Tosca. Per la Tosca. Infatti, ovviamente la rivalità è sicuramente un tema quasi letterario, però poi ci sono dei fattori concreti. Il primo è quello, cioè in quegli anni i teatri lirici tendevano, grazie a una ampia presenza di prime donne, a, come dire, accreditarsi la residenza dell'imperatrice nella casa reale. E va detto che insomma, se la Tebaldi, proprio con quel concetto della Scala inaugurale per la ricostruzione per la guerra del 46, ha segnato i primi anni della Scala, poi quando è arrivata la Callas, siglando praticamente tutti i 7 dicembre, le ha fatto un po' terra bruciata. E poi ci sarebbe, lì sì, magari si potrebbe obiettare, perché, come dire, vedere nella Tebaldi solo la grande tradizione italiana, di un gusto impeccabile, di un legato e anche di una predilezione per personaggi più romantici rispetto magari a una Callas più sulfurea, è una contrapposizione un po' magari stereotipata, però un po' di verità c'è, va detto. Sì, a me piacerebbe sentire il parere della prima donna, che magari non potrà dire tutto, perché ovviamente diciamo, le due aborrite rivali saranno ancora qui che ci ascoltano. Sicuramente avrà avuto lei qualche scaramuccia con altri cantanti, quindi dico io sono desolatamente, non lo so, io sono sempre stata amica di tutti, poi non so se gli altri siano stati amici miei, di me. Però io sempre avuto io posso dire una cosa, io ho dato molto rispetto e soprattutto mi hanno rispettato, perché io sono Scorpione e sto tranquilla, ma se mi pestano, proprio come Rosina, ma se mi toccano dove è il mio dedo. Quindi
rispetto, poi se sono amici bene, se non sono amici pazienza, tanto uno canta, va a casa e poi non deve essere. Però nelle compagnie di canto che ho frequentato, eravamo sempre tutti insieme, tutti amici, si andava a passeggiare insieme, si facevano le cose insieme. Cioè, non so, l'atmosfera è sempre stata molto bella. Chi disturbava, fuori. Giusto, è malizioso Andrea, è molto malizioso. Andrea è maliziosissimo, bisogna castigarlo. Perché... No, però è vero, io devo dire che come regista, come direttore artistico, ho visto delle scene, ma lo dico non con la prurigine dello spettegulese, cioè comunque voi artisti siete delle creature fragili, perché siete esposti veramente al rogo, cioè vi sacrificate, e quindi chi è in difficoltà perché è vulnerabile è chiaramente più reattivo. Poi siamo noi, pettegoli, guardoni, che di questi incontri facciamo, come dire, letteratura. Però, cioè, tutte le volte che ho dovuto mettermi in mezzo tra artisti vari in guerra, poi dietro vedevi delle persone fragili che temevano di perdere tutto il lavoro che avevano costruito. Però insomma io ne ho viste di scene veramente pittoresche, ma io stesso No. Insomma, sono aspetti del lavoro che come tali vanno protetti, cioè certo. Noi non vogliamo sapere i nomi, infatti noi non vogliamo sapere i nomi. Cosa può succedere? Io devo dire la verità, forse sarò stata molto noiosa, però io riservavo tutte le cose per il palcoscenico, quindi fuori forse non lo succedeva e non me ne sono neanche accorta. Però dai, Francesco, qualche piccolo gossip. In realtà le dinamiche sono un po' sempre le stesse. Per esempio, quando organizzi dei concerti e hai diverse prime donne e i camerini, essendo che sono impostati per una produzione in cui hai magari 2 protagonisti, non puoi dare, cioè devi scegliere a chi dare i 2 camerini, e lì è da sudare freddo, perché l'artista teme di sentirsi sminuito a seconda della collocazione del camerino. Addirittura. Sì. Ma io infatti in certi galà organizzavo, cioè di mettere magari una prima donna all'inizio, un'altra alla fine, in maniera che il camerino fosse lo stesso, cioè, a rotatoria. Però posso raccontare io una cosa, ma non faccio nomi. E neanche cognomi, Era il teatro, era l'Opera Bastille, però racconto questa rivalità tra 2 baritoni. Io non c'era. Io stavo solo guardando, cioè perché ero vicino come camerino. Allora mi ricordo c'era un baritono, c'è un baritono, tuttora. Veramente un grandissimo nome. E poi c'era l'altro più giovane, ma anche lui era un nome. Cosa è successo? Che quando è stata fatta una prova, perché insomma si facevano tante recite, poi in mezzo si facevano delle prove perché c'erano degli innesti, appunto il baritono che faceva la prima parte, poi dopo, la sera dopo la faceva l'altro, insomma hanno lasciato su il nome del, diciamo, secondo baritono del secondo cast. Allora io ho sentito rumore, quindi esco e vedo questo baritono famoso che con una scarpa col tacco della moglie stava spaccando il nome, la targhetta, e gli dico ma cosa stai facendo? Lui si gira e fa: non faccio pubblicità ad altri baritoni. A proposito di rivalità, ecco. Mica solo le prime donne, ci sono anche i primi donni, diciamo così. Esatto, diciamolo, che le vere prime donne sono i tenori, dai. Mettati questa, dai. Vero Stefano? Cosa dici? Vuoi raccontare qualcosa del Romeo? Madonna, no, io ti devo chiedere scusa ancora pubblicamente, perché... Pubblicamente? No! Sì, perché ovviamente, insomma, proviamo tanto tempo alla fiera, ma in palcoscenico c'era pochissimo tempo di provare. Romeo e Giulietta era uno spettacolo, insomma, grandioso, con macchine infernali, e c'era questa divertente, anche un DVD bellissimo. Sì, fatto bene, devo dire. E c'era questa palla gigante dentro cui Romeo, Tebaldo e Mercuzio combattevano.
ovviamente eravamo in ritardo, praticamente avevamo una sola prova per fare questa scena del combattimento. Io vedo Stefano agghiacciato che deve entrare in questa palla dove intanto i due si slavano delle labrate con delle lame di metallo. Con delle spranghe, diciamolo. E infatti tu mi guardi come dire, ma io non è, facendo segno così, io non entro. Dico, vai col microfono, vai, entra, tranquillo, fidati, entra, Stefano. L'arena con i veloni. Si è pigliato una legnata. Infatti poi sei uscita, adesso vai tu al posto mio. No, infatti guarda, sei stato meraviglioso, perché molti altri non so cosa non avrebbero fatto. Ma guarda, era bellissimo perché lì c'era con tutto il coro intorno, insomma, in quella scena. A un certo punto c'è stato un silenzio quando sono uscito e diciamo mi sono arrabbiato. Tutti in silenzio perché nessuno si aspettava questa cosa. Super tranquillo. Di bemolle. Ma sentiamo anche Stefano Visconti cosa ha da dire a riguardo di scene di prime donne, incidenti. Siamo curiosi. Ma scene di prime donne più che altro, sempre senza far nomi, più che altro io ne ho viste così al livello del oggi non sto molto bene, non canto, domani forse, allora a quel punto improvvisamente la prova comincia. Dopo qualche minuto anche il collega non sta più così tanto bene, nemmeno lui, e comincia anche lui a non cantare, comincia ad accennare. Il terzo collega o terza collega, anche lei, ma tutto sommato un po' di bruciore in gola ce l'ho pure io. L'orchestra e così facciamo una prova un po'. L'orchestra mormora e tutto quanto. Interviene il direttore del teatro e dice: bene ragazzi, a fine prova domani o tutti cantano o arriva un altro cast. Improvvisamente il giorno dopo la salute che scoppia per tutti quanti. Miracolo. Miracolati. Miracolo. Le corde vocali in piena forma. Quindi sì, questo devo dire è una cosa che mi è capitata molto spesso. Mi è capitata molto spesso. Cenare quando c'è l'orchestra è una cosa che non può andare, dai. Sì. Dopo tante ore di prova si fa l'ottava sotto, ma si canta. Non voglio interrompere, ma mi è capitato una volta che, siccome accennava uno, accennava l'altro, accennava quell'altro ancora, anche il coro si è messo ad accennare per protesta. Sì, perché poi è verissimo, poi succede anche questa cosa. Per cui... Non volevo togliere la parola. Prego, maestra. No, ma non c'è altro da dire. Trovo che non sia giusto e non sia corretto a una prova dove c'è l'orchestra accennare, a meno che uno non abbia una giustificazione, perché si parla sempre del rispetto verso gli altri. Certo. E quindi io sono cresciuta una vecchia scuola, cresciuta in modo spartano, mio maestro mi diceva poche storie vai e canta, e quindi le storie non me le sono mai fatte, se no forse non avrei potuto fare, che ogni tanto mi dico ma come facevo a fare questo? Però se l'ho fatto, però ci vuole anche serietà da quel lato. Certo. Secondo me, parlando anche di Renata e anche di Callas, io non credo che Maria e Renata abbiano sempre tanto accennato. Certo, la quinta volta che ripeti una frase o un'aria, magari puoi anche risparmiarti un po'. Certo. No, soprattutto se c'è l'orchestra. Basta, il soprano ha parlato. Vorrei approfittare del soprano, della cara amica, per ricordarle un aneddoto che mi fece tanto ridere, che ci ha tanto divertiti quando ancora c'era il Radio Corriere TV e pubblicare partecipazione al Covent Garden di Londra, perché il titolista Regina della notte a Londra sembrava un errore grammaticale. Non riesco a immaginarmela, i suoi balletti erotici in una discoteca. Quindi l'idea che fosse la Regina delle notti di Londra ci riempì di risate, cioè voglio dire,
privatamente potrei raccontare qualche altro aneddoto, ma non posso. No, Luciano, pure. Ma sì, non ho segreti. No, non posso, credimi Luciana, quando mi metto d'embara te lo ricordo, ma non posso, perché Luciana non ha mai avuto peli sulla lingua, quello che doveva dire l'ha sempre detto. Non ho bisogno, perché devo illudere le persone? Io non ho mai detto a nessuno e mai rifiutato nessuno, dato che io sono stata una rifiutata sempre finché non ho trovato il mio maestro magico, allora a tutti do una possibilità, come è stata data a me, perché non dovrei? Certamente non dirò mai tu non sei adatto, farò in modo che lo capisca da solo, in modo da non offenderlo, in modo da non mancare di rispetto, perché questa mania di trattare male gli allievi, io non la sopporto. Torniamo a bomba. Questa cosa della tecnica, prendendo spunto dalla signora Serra, volevamo dire che la nostra magnifica Tebaldi, dopo aver fatto i suoi grandiosi successi, non solo alla Scala, ma anche alla Royal Opera House di Londra, anche al Wiener Staatsoper ripetutamente per diverse produzioni e recite, sembra che negli anni 60 più o meno abbia avuto qualche piccolo tallone di Achille, diciamo, probabilmente ci sono delle registrazioni con la Decca, con sovracuto acuto. Facciamo un po' gli avvocati del diavolo in questo caso, cioè qualcuno dice per il repertorio troppo spinto, troppo drammatico, non si sa, perché lei comunque aveva un repertorio ampissimo, cioè abbiamo detto appunto da Wagner a Verdi, Puccini, comunque le fanciulle, cantava Fanciulla, cantava Bohème, cantava anche la Contessa nelle Nozze di Figaro, quindi abbiamo questa notizia, però nulla toglie alla grandissima e grandiosa voce che ci ha fatto sognare, abbiamo anche dei riconoscimenti che ha avuto nella... Sì, infatti ne parlava Stefano. Lei è nella celebre Hollywood Walk of Fame. Wow. Con Gina Lollobrigida, Beniamino Gigli, Ezio Pinza, Ennio Morricone, tutti questi. Sì. Poi le è stata dedicata... E anche Toscanini, Sì. Anche lui e lei. Le è stata dedicata una rosa. Meraviglia. Il suo nome completo era Renata Ersilia Clotilde Tebaldi. Però, peggio dei miei nomi. E riportiamo la frase sua, rispetto al suo ritiro. Io ho smesso di cantare senza accorgermi e senza volerlo coscientemente. Non ho preso nessuna decisione. Un giorno mi sono detta: adesso non accetto più impegni per un po', mi voglio riposare. Vabbè. Questo è quello che è successo. Ricordiamo anche la discografia che Decca, è molto importante la sua discografia, abbiamo diverse testimonianze, RCA, insomma è stata veramente molto 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 registrata la sua voce, soprattutto negli Stati Uniti, e però in realtà non c'è mai stato un recital. Un vero recital non c'era. E diciamo che di questo se ne è occupato negli ultimi tempi Mirko Gratton, che era il responsabile della Universal Decca, e non come produttore, perché praticamente partiva tutto dalla multinazionale, per cui diceva che la multinazionale non era molto interessata negli anni 90 a un recupero, a un recupero della Tebaldi, perché aveva tutte le opere incise, queste cose, per cui lui si mise in contatto e lei era molto dispiaciuta di questo fatto, e alla fine recuperarono delle romanze, delle incisioni che aveva fatto a latere della Vallì di Monte Carlo, quindi già avanti, diciamo, con l'età, con la carriera, che non erano certo perfette, perché lo diceva la stessa Tebaldi, però è stata molto felice di avere di nuovo questa possibilità, e quindi questo recital poi è uscito proprio per Decca, però è stato, diciamo, un recupero. Sì, l'altra curiosità è che lei ha dato, cioè il film di Aida con Sophia Loren, lei era la voce che dava la voce lirica di Sophia Loren. Bellissimo, insomma, una bellissima testimonianza anche quella.
Sì. Ma io volevo concludere, se mi permettete, chiedendo ai nostri ospiti che programmi hanno e che progetti hanno nell'immediato futuro e dove potremo nel caso vederli e sentirli operare. Ovviamente chiedo alla signora Serra, che so che è impegnatissima in masterclass, che ci dica appunto, iniziamo da lei, quali siano i suoi progetti immediati. Allora, i progetti immediati sono diverse masterclass, come hai detto, però soprattutto io sono venuta qui a Torre d'Embarra per riposare, non ho ancora finito la casa, c'è anche una prestigiosa accademia che mi ha invitato, però se ne parlerà verso ottobre-novembre. Adesso voglio riposare. Non sono mai stata una maniaca del canto, non sono mai stata una maniaca del teatro. Ho voluto lasciare un buon ricordo e sentirmi dire peccato, invece di dirmi ancora. Francesco! Io sono onorato perché il 2 maggio a Busseto sono invitato proprio dalla Fondazione Tebaldi a tenere una conferenza e ringrazio molto la signora Giovanna Colombo, che è la presidente della Fondazione, che mi ha coinvolto nel progetto. Poi insomma a breve presenteremo i dettagli dell'edizione 22 del Festival Donizetti e poi dopo 2 anni d'attesa andrò a fare la regia dell'Alcina di Hand della Glyndebourne, che è un progetto bellissimo. Non vedo l'ora, guarda, un'opera magnifica e quindi insomma sono felice di farlo. Viva il lupo, grazie amici. Bello. Stefano. Noi abbiamo ora la fine della stagione a Monte Carlo con Wozzeck e Manon. Poi comunque io sarò impegnato anche nel festival delle Corrigi d'Orange, quindi dove avremo il Zir e Gioconda, ma soprattutto col Teatro di Monte Carlo abbiamo la fortuna a fine giugno, inizio luglio, abbiamo questa bellissima cosa di una tournée allo Staatsoper di Vienna per lo spettacolo del Turco in Italia, regia di Jean-Louis Grandat, con Cecilia Bartoli, che come sanno ormai tutti, eccetera, sarà anche la mia futura direttrice da gennaio. Sì, in bocca al lupo a Cecilia. Grazie a tutti voi. Vai. Diciamo dei nostri impegni allora. Vai. I nostri impegni sono il concorso, abbiamo il concorso nella terza edizione via web, disco novità, perché noi abbiamo i nostri importanti progetti crossover che ci stanno dando, siamo a 100.000 visualizzazioni. Sì. In uno dei progetti stiamo elaborando i nostri 2 brani, i nostri 2 nuovi brani prodotti dalla Tilt Music Production, che usciranno fra 6 mesi etichetta circa. Distribuita da Sony. Distribuita da Sony Music. E abbiamo quest'estate un'opera che è un po' sconosciuta, Carmen, dove saremo protagonisti qui in Svizzera. E dove siete ovviamente tutti invitati. Per favore venite. E poi abbiamo lo Stifelio a Dijon e questo debutto, il prigioniero dalla piccola, meravigliosa con la London Symphony Orchestra e Papano che dirige. Speriamo di tornare tutti alla normalità. Bravissimi. Meraviglioso. Ce lo auguriamo di cuore. Complimenti. E bocca al lupo. Certo. Vai Andrea, se vuoi chiudi. Dobbiamo ringraziare i nostri deliziosi e squisiti ospiti e un applauso speciale ovviamente alla coppia iniqua, faccio per dire una bella cabaletta, coppia iniqua composta da Stefano Secco, per il quale una grande predilezione perché l'ho visto nascere, si può dire. Sono gelosa. Diciamo nascere vocalmente, dai, se no avresti troppi anni. Non entriamo nel merito e quindi è quasi una minaccia, forse verrò anche in Svizzera a sentirvi nella Carmen. Detto vi questo, vogliamo con noi, dove? Vi vogliamo con noi. Bene, dobbiamo anche ricordare l'appuntamento per la prossima puntata, che sarà una puntata carnevalizia, evidentemente. Volevamo salutare i nostri followers insieme a Ciccio, che è venuto con noi in questo momento per fargli un bao. Allora abbiamo
Barbara Barbro Lindholm, Sanzio Friggi, Stefano Wackersberger, Marco Faverzani di Opera Libera, Mirella Fantinelli e abbiamo anche Luciana da Verona. Grazie a tutti veramente di sostenerci in questa maniera. E quindi ringraziare tutti i nostri followers, i seguaci, come sempre buona musica ed arrivederci alla prossima puntata. Un saluto da Andrea Merli, l'impiccione viaggiatore. Ciao! Ciao a tutti, anche da noi.